Ed allora eccoci qua con Michael Kenna Retrospective 2, la seconda edizione, la seconda raccolta delle sue immagini dopo la prima, 20 anni di fotografia. Ve l'ho presentato in un video precedente, quindi questo lo metto da parte. In questa Retrospective 2 io vedo personalmente un ulteriore sviluppo della visuale artistica di questo fotografo, un fotografo che, come vi ho raccontato precedentemente, nasce sì come fotografo, anzi vi dico subito, se volete un po' demoralizzarvi voi amici e colleghi fotografi, colleghi ovviamente quelli un po' del mio livello, vi andate a leggere i premi e le pubblicazioni che questo signore ha fatto nella sua vita. Eccole qua, così veramente giusto per riportarci un po' con i piedi per terra. Insomma, è un grande fotografo, prestato alla cinematografia, ma soprattutto e molto spesso alla pubblicità. Come vi ho raccontato in occasione della presentazione della sua prima opera, ho avuto anche modo di incontrarlo, non lui personalmente, ma di vederlo lavorare sul Passo Valparola, proprio per la BMW, perché ha un contratto che lo ha legato per anni alla casa bavarese. Bene, veniamo a noi. Copertina telata, cartone rigido, il formato è un 30x30, classico, fantastico. Perché? Perché permette di inserire in questa cornice qualsiasi tipo di immagine, quadrata, grande, piccola, verticale, orizzontale, panoramica. Meglio di così non si può, come se fosse un passepartout. Ricorda la grafica, quella del primo libro, la richiama soprattutto in maniera esplicita con questa scelta del colore argentato nel carattere, e invece con questo amaranto che caratterizza l'edizione di quest'anno, che come vedete richiamata anche dalla copertina. La carta è una carta patinata, molto elegante, un tipo di bianco con un'intonazione appena calda, non è un bianco freddo, curata senza dubbio la parte grafica, anche così come era nella prima edizione. Si parte subito con una immagine che stordisce nella sua bellezza. Sceglie l'artista la gomma bicromata per stampare in questo modo e riportare anche quindi su questo libro la caratteristica di questo tipo di stampa. Questa è la serie del Giappone. Non ve la farò vedere tutta, sebbene sarebbe da soffermarsi per ogni singola foto. Minimalista, intimista, in pieno spirito orientale, se vogliamo, una più bella dell'altra, essenziale, unica. Anche questa sembra quasi una banalità, una staccionata, ma ripresa in questa maniera, con questa prospettiva e con questo taglio. Insomma, un grande fotografo è capace di farlo, forse non è cosa da tutti quanti. Quindi c'è una serie proprio sul Giappone e poi altre foto che ci portano in giro per l'Europa, per il mondo, perché alcune sono prese anche da tempi un pochettino più indietro, ma sempre comunque, in questo caso attorno agli anni 2000, con prospettive un po' diverse, con scelte anche di orari particolari, un po' perché nelle immagini di Kenna non compare l'elemento umano, se non proprio occasionalissimamente, potremmo usare questo superlativo. Ancora una volta comunque geometrie, costruzioni, linee che guidano lo sguardo. Credo sia veramente un suo stile distintivo ogni volta che si trova davanti a forme che possano catturare la sua attenzione. Non voglio farvelo vedere tutto, assolutamente, ve lo dovete, questo credo che sia un libro da avere, un libro che racconta davvero delle immagini straordinarie. Vi faccio vedere qualche scatto perché non si può passarci sopra, come questa, la foresta, le sentinelle, Sentinel Trees. Qui siamo in Spagna, e poi tutto il lavoro sui mulini. Su questi libri ho studiato molto perché effettivamente c'è davvero tanto da imparare da questi grandi fotografi. Vi faccio vedere per ultime queste foto riprese nel Michigan. Sono foto degli anni 95, quindi sono il raccordo tra quello che abbiamo lasciato precedentemente a questo nuovo libro. Questa è una di quelle che mi piace di più in assoluto, questa
nave ormeggiata nel porto. Lui li chiama studi, studio 47, studio 49, mamma mia, avere la capacità di fare queste cose, così come di riprendere questa guida per una valvola, per chissà che cosa, sempre nel porto, davvero molto, molto suggestiva. Anche qualche opera come questa che per esempio mi riconduce più e mi riporta a Mimmo Iodice, ad altri artisti che, pure anche per carità, ai fotografi di grande e ultra grande formato che si sono cimentati con questo tipo di interni, di oggetti, di still life, chiamiamolo così, ambientale, piccolo o grande che sia. E poi ancora mi ero segnato questo, sì, il lavoro sulle ciminiere della Ratcliffe Power Station, che è anche presente, lo trovate abbondantemente raccontato qua nel primo libro, quello dei 20 anni, retrospettiva di 20 anni, viene ripreso anche nel secondo, ma più che ripreso sono le immagini, in quanto è tornato in quel posto per farne di nuove sullo stesso soggetto, perché evidentemente così era piaciuto tanto, assolutamente. Ve ne salto un po' fino ad arrivare alle ultime immagini. Per gli amanti del bianco, quindi del minimalismo, dell'essenzialità, queste sono le serie girate in Hokkaido, in Giappone. Immagini semplici, da meditare, poi veramente di una bellezza unica. A me piacciono molto, spesso fotografo sulla neve degli elementi, degli oggetti, e quindi insomma avere un maestro che possa aver sperimentato prima di me. Vi lascio con quest'ultima foto e con questa anzi concludo senza dirvi altro, invitandovi senza dubbio ad acquistare questo libro. Ciao a tutti amici, alla prossima.